Ciao a tutti, io sono Giulia, nota anche come Artemisia del Bosco di Artemisia, e in questo video parleremo di come capire quando è arrivato il momento giusto per avere un tamburo sciamanico proprio. Spesso infatti capita che le persone che si affacciano per la prima volta al mondo delle pratiche sciamaniche vengano colte, come è comprensibile, dall'entusiasmo del principiante e vorrebbero presentarsi al loro primo seminario o cerchio sciamanico armate di tutto punto con sonaglio, tamburo, benda e chi più ne ha più ne metta. Questa reazione, come dicevo, è comprensibile e tutti noi in un campo o nell'altro della nostra vita la sperimentiamo quotidianamente, insomma. Tuttavia, quando i miei clienti vengono da me e mi dicono qualcosa del tipo andrò al mio primo seminario di sciamanismo il mese prossimo, secondo te dovrei aspettare oppure posso fare subito il mio tamburo? Io gli consiglio quasi sempre di aspettare. Perché dico questo? Come potete immaginare, questo potrebbe anche andare contro a quelli che sembrano i miei immediati interessi, no? Io realizzo tamburi artigianali su misura e quindi si potrebbe pensare che alla domanda qual è il momento giusto per avere il mio tamburo dovrei rispondere qualcosa del tipo ora, subito, anzi fanne due immediatamente, no? In realtà, come spiegavo anche nel mio video precedente, se ve lo siete persi poi troverete il link alla fine di questo video, il rapporto tra lo spirito del tamburo e il praticante è per me veramente centrale e di capitale importanza. Il rispetto verso la sacralità del lavoro che svolgo, la consapevolezza di offrire ai miei clienti non un mero rapporto di compravendita commerciale, ma il supporto e la guida nel corso di un viaggio sacro e profondo alla ricerca dello spirito del tamburo che desidera lavorare con loro e che li sta chiamando. Questi sono tutti elementi che io pongo sempre al primo posto, prima di qualunque altra considerazione. Quindi per quale motivo dicevo che sarebbe meglio valutare con attenzione il momento corretto per andare alla ricerca del proprio tamburo? I motivi principali che io identifico sono 4. Il primo è un fattore meramente pratico ed economico. Un tamburo sciamanico fatto come si deve è un piccolo investimento, di conseguenza, come per tutte le spese di una certa entità, sarebbe saggio lasciarsi un attimo il tempo per capire se questo è veramente il percorso che fa per noi e se intendiamo proseguirlo. Il secondo invece è un aspetto tecnico. Quando ci si trova agli inizi del proprio percorso sciamanico, come è normale, tutta la nostra concentrazione è rivolta nel muovere i primi passi, nell'apprendere le pratiche e anche solo lasciarsi andare nel corso di un canto dell'anima oppure danzare il proprio animale di potere senza rischiare di inciampare, travolgere gli altri partecipanti, farsi male, sono tutte cose che possono assorbire completamente le nostre energie. Quindi utilizzare un tamburo è complesso, non tanto a livello musicale, perché il tamburo sciamanico per questo utilizzo non sono richieste particolari competenze in questo senso, ma proprio a livello di concentrazione. Viaggiare mentre si suona un tamburo è una capacità che i praticanti acquisiscono solitamente dopo molti anni di pratica e di esperienza. Alcuni, a dire il vero, non l'acquisiscono affatto, ma anche solo suonare il tamburo mentre si sta facendo un canto, una danza o per accompagnare una pratica di guarigione, ad esempio, richiede comunque la necessaria consapevolezza e esperienza che fa sì che ci troviamo già a nostro agio con la pratica e che non dobbiamo perdere la concentrazione nel pensare ho in mano il tamburo, come lo devo suonare, come lo devo tenere, che sono tutte cose che ci distolgono da quello che stiamo in realtà facendo. Un altro aspetto importante è quello legato alla personalizzazione del tamburo. Far realizzare il tamburo agli inizi del proprio percorso significa non avere in realtà gli strumenti necessari per poter indagare quali siano le caratteristiche che il nostro tamburo dovrebbe avere. Immaginate di far realizzare un tamburo in un determinato modo, per poi scoprire magari dopo un anno o due che andava realizzato in modo completamente diverso. Sarebbe molto frustrante, no? Quindi anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Il quarto aspetto riguarda il puro potere sprigionato dal tamburo e dallo spirito che lo abita. Quando un tamburo è realizzato, preparato e utilizzato nella maniera corretta, sprigiona veramente un potere enorme.
e per poter gestire questo potere nella maniera corretta serve un certo livello di esperienza e di dimestichezza con queste pratiche. Quindi, ora che abbiamo riassunto i motivi principali per cui sarebbe meglio attendere il momento giusto, la domanda che ci poniamo è: ma come si fa a capire qual è il momento giusto? Ovviamente questa è una considerazione che ognuno di noi dovrebbe fare a livello personale, a seconda del proprio percorso, a seconda del proprio sentire, della propria autoconsapevolezza. Però ci sono alcuni segnali che possono esserci d'aiuto. Il primo, secondo me, è quello di essere in grado di compiere un viaggio sciamanico e di sapersi muovere con una certa sicurezza tra i mondi della realtà non ordinaria. Il secondo è quel particolare momento in cui ci rendiamo conto che il nostro percorso ha smesso di essere solo una generica esplorazione e sta iniziando invece a prendere una direzione più personale e a integrarsi con il nostro progetto di vita e con gli specifici doni che noi possiamo portare al mondo. Il terzo punto è quando tamburi cominciano spontaneamente ad apparire nel corso dei nostri viaggi sciamanici o nel corso dei nostri sogni. Addirittura, diciamo, questo è il caso in cui non c'è molto spazio per il dubbio, quando uno dei nostri spiriti alleati ci dice esplicitamente che sarebbe il momento adatto per realizzare il tamburo. No? Questo è proprio il caso ultimo per cui sarebbe inutile porsi delle domande e bisognerebbe immediatamente mettersi all'opera. Questi sono tutti segni che ci indicano che sarebbe il momento giusto per avere un tamburo proprio, oppure nel caso lo si abbia già, di realizzarne un altro, che sia legato a un lavoro e a uno scopo specifico. Chi lavora intensamente a livello sciamanico, infatti, spesso possiede più di un tamburo e li utilizza in maniera diversa a seconda dei contesti, appunto, del lavoro che deve fare. Quindi, chi agli inizi, riassumendo, che cosa dovrebbe fare? Lo strumento migliore per iniziare, secondo me, è il sonaglio. Quindi vi consiglierei di procurarvi un sonaglio del tipo che preferite. I sonagli, tra l'altro, hanno anche in media un range di costo più basso rispetto a quello dei tamburi e se continuerete a praticare lo sciamanismo probabilmente diventerete dei collezionisti compulsivi di sonagli, come molti sono. Quindi in assoluto direi che l'acquisto di un sonaglio, il procurarsi un sonaglio è il primo passo che un principiante potrebbe fare. E primariamente investire in una formazione di buon livello, ma su questo penso che farò un altro video perché si tratta di un argomento che avrebbe bisogno di essere trattato un po' a sé e con tutte le varie offerte che fioccano ovunque, in ogni dove in questo periodo riguardo a seminari e corsi sullo sciamanismo, penso che magari una discussione, un chiarimento, una qualche dritta sul come distinguere l'ottimo marketing dalla sostanza e la qualità reale potrebbe essere utile. Questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Nel caso lo vogliate condividere sentitevi liberi, magari mettendo il tag della mia pagina Facebook che è il Bosco di Artemisia. Per ulteriori informazioni potete andare sul sito internet www.boscodiartemisia.com oppure sulla pagina Facebook. Vi ringrazio e alla prossima!